E benvenuti in questo nuovo video prepartita di Venezia-Cagliari, una sfida importantissima, i motivi li sappiamo tutti, la classifica d'altronde quella è. Come sempre, prima di cominciare vi chiediamo di lasciare un like, iscrivervi se non vi siete già iscritti, condividere il video con tutti i tifosi arancioni verdi e non, che potrebbero essere interessati ai nostri contenuti, e attivate la campanella così non vi perdete il post partita di Venezia-Cagliari. Siamo già in tensione, Sì. Prima di andare però al sodo del video, ci teniamo a ringraziare Maurizio Marchesin tantissimo, perché di fatto si può dire è entrato nella storia del canale, perché è il primo iscritto, è il primo abbonato al canale, quindi grazie. Primo abbonato di sempre, e però chi vuole entrare anch'esso o anch'essa, perché giustamente parità, nella storia del canale può abbonarsi anche lei o anche lui. E sostenerci in quello che Esatto. stiamo facendo. Avrà diritto ad apparire nel video risposta ai commenti sicuramente, nel senso che noi selezioniamo i commenti, però andando avanti nel tempo è normale che sempre più commenti, quindi mi tocca un po' selezionare a quel punto i commenti che andremo poi a rispondere. Ecco, chi è abbonato avrà almeno la certezza di essere presente all'interno del video. Il solito video che facciamo il giorno dopo la partita, o quello dopo ancora, dove rispondiamo ai commenti, ma chi è iscritto al canale saprà già benissimo di cosa parliamo. E piccola chicca, chi è abbonato avrà diritto anche al proprio nome, lo avrà accanto appena si abbona, al leone arancione verde, diventerà praticamente un leone del nostro canale. Poi prossimamente creeremo, stiamo preparando, ci stiamo pensando a dei contenuti appositi per gli abbonati, e che quei contenuti ovviamente non potranno essere visibili a chi non è abbonato, sostanzialmente. Per ora però si tratta di puro sostegno, quindi grazie ancora a Maurizio Marchesin e grazie in anticipo a chi deciderà di abbonarsi a questo canale e sostenerci in fondo. Grazie. Andiamo al sodo del video, parliamo di Venezia-Cagliari, una partita fondamentale. Veniamo dal 2-2 allo Stadium, una partita che onestamente mi ha lasciato sensazioni miste, nel senso ero un po' contento per il pareggio perché prima della partita non me l'aspettavo, però alla fine della partita ero amareggiato perché come era finita, perché potevamo portarla a casa, e quei punti lì, guardando adesso che guarderemo la classifica, c'erano punti preziosi che purtroppo non sono arrivati. Sì, alla fine è stata una partita amara perché fino al 92esimo eravamo lì e la stavamo portando a casa contro la Juve e sarebbe stata la prima vittoria contro una big, e purtroppo alla fine è arrivato il gol del pareggio per il rigore che ci ha un po' demoralizzato al momento, però comunque eravamo felici per il pareggio. Sì, siamo riusciti a rimanere un po' lucidi nel momento, dire però potevamo veramente lamentarci quasi per il risultato, però alla fine siamo rimasti lucidi e abbiamo detto è pur sempre un 2-2 allo Stadium, cioè portiamocelo a casa e chissà quante altre squadre magari non riusciranno a farlo. Esatto, come ha detto anche Di Francesco, sono 2 punti persi questi. Sì, ha ragione, mi trovo d'accordo. Quindi Venezia-Cagliari, scontro salvezza decisivo, è decisivo per tantissime ragioni, cioè adesso guarderemo la classifica e lì quella parla chiaro, e al di là di questo si tratta puramente di uno scontro diretto, e forse quello più importante, oserei dire, di quelli che abbiamo avuto fino ad ora. Vado a leggervi un po' lo storico che fino ad ora degli scontri salvezza. Sono andato un po' a trovare un po' tutte le partite che abbiamo fatto fino a questo momento, e effettivamente guardando le partite, Venezia-Genoa, il primo scontro diretto che abbiamo avuto vero e proprio, diciamo, e l'abbiamo vinto, ma tutte le altre... Verona-Venezia abbiamo perso contro il Verona, un 2-1, anche lì purtroppo è uno scontro diretto che dovevamo vincere. Monza-Venezia 2-2, un pareggio un po' amaro anche quello. Sì. Venezia-Parma abbiamo perso 1-2, Venezia-Lecce 0-1 e Venezia-Como, l'ultimo che abbiamo avuto, 2-2. Quindi in totale bilancio dell'andamento fino ad ora: una vittoria, 2 pareggi e 3 sconfitte. E cosa si può dire per ora? Male, stiamo andando male, nel senso, negli scontri diretti paradossalmente facciamo peggio che nelle partite contro le big, dove nelle premesse non ti aspetti nulla, arrivi e dici anche se perdi non è che posso venire qua a dire che partitaccia, che vergogna, e invece quelle partite lì paradossalmente le prepariamo bene, finiscono a volte bene, a volte male, perché bene per me vuol dire anche un pareggio, onestamente, sia contro la Juve, quello che è arrivato, quasi quello contro l'Inter, perché io a volte penso che alla fine abbiamo pareggiato, ma non abbiamo pareggiato. Però. A me sembra di aver pareggiato, però
al di là di quello, solo quello contro il Genoa abbiamo vinto, perché quello contro l'Udinese per me non è sconto diretto, perché alla fine l'Udinese sta viaggiando. Infatti. Sta andando forte, quindi non lo posso considerare sconto diretto, almeno che nella seconda parte di stagione l'Udinese cali a picco, ma onestamente non lo penso, avrà quell'andamento lì buono alla fine. Quindi di fatto uno sconto diretto, l'unico che abbiamo vinto è quello contro il Genoa. Sì, questi sono 6 scontri diretti che abbiamo fatto finora e abbiamo fatto 5 punti, sono pochi. Sì, quindi bisogna migliorare da questo punto di vista, e spero che la partita di domani sia proprio la prima in cui effettivamente ritorneremo a vincere, non la prima, sarebbe la seconda. Dobbiamo provare a vincere, ma siamo quasi obbligati a vincere. Andiamo a parlare per l'appunto delle partite delle avversarie. Stiamo registrando il video venerdì, quindi non sappiamo ancora l'esito di Verona-Milan. Il Verona, cioè, se la vedrà con una squadra che teoricamente, insomma, è una big, quindi cioè, al di là delle prestazioni fino ad ora, però a meno di drammi dovrebbe poter riuscire con una vittoria al Milan, quindi teoricamente il Verona non dovrebbe vincere, però non si sa. Invece sabato ci sarà Genoa-Napoli, che è un altro scontro diretto, che anche in questo caso difficilissimo. Sì, impossibile cioè non impossibile, perché il calcio sappiamo com'è, però è molto difficile che il Genoa possa portarla a casa questa partita, quindi anche qua potremmo sfruttare questa occasione. Poi c'è Lecce-Lazio, anche lì una Lazio comunque informissima, al di là dell'ultima sconfitta in campionato contro l'Inter, dove le ha veramente prese, però vabbè, insomma, succede. Al di là di questo l'andamento è buono, quindi anche lì non dovrebbero esserci sorprese, però vedremo. Un altro scontro che può essere visto come salvezza, Roma-Parma. In questo caso il Parma non so se può uscire con una sconfitta o un pareggio anche. Per me questa è la tripla. Sì, può succedere tutto effettivamente. Per me questa è la tripla, non l'avrei mai detto all'inizio campionato, però effettivamente la Roma è presa veramente male. Si può anche includere la Roma in questo discorso ormai, perché un po' di partite fa ho detto vabbè, però la Roma effettivamente per la forza che ha non vado a includerla, si riprenderà in qualche momento. Adesso vedo che sì, fa qualche passo buono, ma al di là di quello sono più che altro i passi falsi, quindi è giusto dire che forse è considerabile uno sconto diretto. Sì, vedendo ora la Roma come è fatta, come è presa, è ancora più amaro il risultato della partita persa contro la Roma, che non voglio pensare. Dovevamo vincerlo. Non voglio pensare. Poi la nostra partita è Atalanta-Empoli, con un Empoli che vabbè non è neanche considerabile, quindi andrei direttamente a Monza-Juve. Anche qui noi abbiamo affrontato la Juve, siamo riusciti a portare a casa un pareggio. Spero che insomma, anche dalla partita in Coppa Italia che hanno avuto contro il Cagliari, il nostro rivale questa giornata, spero che in questo scontro insomma riescano a portare a casa una vittoria, così terrebbero il Monza appaiato perlomeno se andassero male le cose. Speriamo potenzialmente di poterlo superare dopo questa giornata. Un'altra partita delle nostre rivali è Inter-Como, che in questo caso il Como, anche lei è lì con noi sotto alla classifica, non dovrebbe vincere questa partita per poterci aiutare, ma ovviamente contro l'Inter no, dai, è considerabile un derby, tra l'altro, perché sono due lombarde, sì, ovviamente. Però livelli completamente diversi. Sì, no, chiaro. Quindi teoricamente anche qua, ripeto, non ci dovrebbero essere sorprese. Speriamo che tutte queste partite non avremmo fatto gli uccelli del malaugurio. Succede una giornata drammatica. Tutte le schedine perse. Sì. La classifica è questa qui che vedete in grafica. Siamo ultimi, a pari merito col Monza. Cagliari, per l'appunto, il nostro avversario, a 14, quindi a più 4. E il Verona a 15, quindi siamo già a meno 5 dalla zona salvezza in questo momento. Come abbiamo visto, la giornata però è veramente difficile per i nostri rivali per la salvezza, quindi teoricamente se facciamo le cose per bene è una giornata potenzialmente profittevole, diciamo. Se non facciamo disastri, se giochiamo una partita che dobbiamo giocare, possiamo avvicinarci molto, ecco, alle altre nostre rivali. Se dovessimo vincere non porterebbe cambiamenti sulla classifica, più o meno, cioè o saliamo di uno, ma oltre a quello non si può fare. Però coi punti che servono ovviamente, perché magari adesso non cambia niente, però andando avanti con le giornate potrebbe portare grandi cambiamenti, infatti. Sì, però un conto è sentirmi a meno 5 dalla zona salvezza, un conto certo. Se fossimo a meno 1, meno 2, capito? Lì è un altro paio di maniche secondo me, quindi veramente bisogna dire, noi dobbiamo vincere. Andiamo alle probabili formazioni, ma prima dobbiamo parlare degli indisponibili, che sono Svoboda, che l'ultima volta è uscito durante la partita per un infortunio molto grave, la rottura del legamento crociato destro, e questo lo porterà
a non poter più giocare per tutta la stagione probabilmente. Sì. Un altro giocatore indisponibile che continua ad essere indisponibile è Duncan con la lesione muscolare. Poi ci sono Sagrado e Raimondo, stesso problema della scorsa settimana, Sagrado lesione nel bicipite femorale della coscia sinistra e Raimondo sovraccarico al bicipite femorale sinistro. Duncan, Sagrado e Raimondo tutti lavoro personalizzato, quindi non saranno probabilmente della partita, non si sa neanche se hanno toccato il campo, quindi onestamente questo non lo so, però comunque insomma al di là di questo, cioè Duncan è quello che un po' ci interessa perché comunque era nelle rotazioni dei titolari, anzi era titolare e di fatto questo è su Svoboda pesante. Assenza pesante, soprattutto il fatto che non ci sarà tutta questa stagione, veramente un infortunio gravissimo e qui inevitabilmente bisognerà andare nel mercato di gennaio, bisognerà fare qualcosa anche di importante, cioè qualcosa non solo nelle rotazioni. Al di là di questo si può dire che io mi fido di Altare, ha giocato bene l'ultima partita, al di là di questo io mi chiedevo prima come facesse a non giocare comunque qualche partita, entrare così, subentrare. Per fortuna dai, almeno questo, cioè per fortuna no, però almeno avrà l'opportunità di mettersi in mostra ancora e io mi sento abbastanza tranquillo con Altare. Sì, assolutamente. L'unico problema è che se uno dei tre dovesse infortunarsi, dei difensori, non è che abbiamo grande scelta. Bisogna aspettare gennaio. Passiamo ora alla formazione del Venezia, che parte con un 3-5-2. Classico. Con Stankovic in porta, Izes, Altare, Sverko, Zampano a destra, Andersen, Nicolussi Caviglia, Busio, Ellerson e in attacco Ristani Poyampalo. Cagliari che si presenta col 3-5-2, però attenzione, alterna questo 3-5-2 con un 4-2-3-1 nel corso della partita, può cambiare in base all'andamento appunto del match, e si presenta con Scerri in porta, in difesa Zappa, Mina e Luperto, a centrocampo dalla destra Zortea, Adopo, De Iola, Macumbu e Augello, e in attacco Luvumbo e Piccoli. La situazione del Cagliari: ha giocato in settimana contro la Juve in Coppa Italia, quindi due avversari che abbiamo incontrato noi, questa che il Cagliari che incontreremo domani e la Juve che abbiamo avuto noi precedentemente nella scorsa settimana. È uscito 4-0 dallo Stadium, quindi sconfitta pesante, però al di là di questo sappiamo anche la Coppa Italia quanto conta, soprattutto per squadre che devono salvarsi. Per me è più dannosa che altro, nel senso toglie energie più che altro, non che sia, è un po', a me non piace il format tra l'altro, però al di là di quello toglie un po' di energie, distoglie, visto che comunque le partite sono tante e il numero di giocatori magari anche limitato, almeno quelli qualitativi, tante lo snobbano, quindi lo prenderei poco in considerazione questa sconfitta. In campionato hanno 4 punti in più di noi, è una squadra che si può dire che è molto ben organizzata difensivamente, hanno grande esperienza in difesa con Luperto e ieri Mina, alternanza diciamo in partita tra grande pressing e attesa dell'avversario, questo è un po' il Cagliari di Davide Nicola, grande ricerca della verticalità e grande ricerca sulle fasce degli esterni che spesso ricercano la soluzione del cross, con un Cagliari che cerca di riempire a questo punto l'area con tanti uomini. Quindi a questo punto che partita fare? Allora, come abbiamo visto quest'anno e come abbiamo già detto, negli scontri diretti noi abbiamo problemi, noi non riusciamo a affrontare bene quel tipo di partita, o comunque metti caso tipo anche quella contro il Lecce, mica l'avevi preparata a mano, non si può dire quello, l'avevi schiacciato il Lecce di Giampaolo, però alla fine abbiamo anche magari un po' di sfortuna e ci va male, quindi da questo punto di vista bisogna migliorare e spero che insomma domani sia l'inizio di un miglioramento in questo tipo di match. Esatto, sarebbe anche ora di una vittoria, perché ormai è da un sacco di tempo che non vediamo il Venezia vincere, dall'Udinese l'ultima volta, e abbiamo bisogno di punti. Diciamo che dalla partita contro la Juve quello che c'è da portarsi di negativo è soprattutto il fatto che abbiamo problemi nelle palle inattive. Abbiamo praticamente subito un gol da Gatti e quasi 2 in realtà gol. Poi che glielo annullino a Ildiz per il tocco di mano, un altro paio di maniche, giusto annullarlo, però di fatto ne avevamo quasi subiti 2, stessa dinamica, Thuram che spizza e l'uomo della Juve che arriva nel secondo palo. Non può essere, cioè bisogna curare quell'aspetto lì e bisogna migliorare. Non può essere una casualità che abbiamo subito 2 gol identici, quindi sicuramente spero che abbiano lavorato almeno questa settimana più concentrati anche sulle palle inattive, perché ce n'è tanto bisogno. Sì, assolutamente. Dalla Juve poi cosa ci dobbiamo portare secondo me? L'approccio mentale e anche tattico, oserei dire. Non possiamo abbandonare quella roba lì, secondo me, perché alla fine, ok che
affronteremo comunque una squadra con cui possiamo comunque più proporre gioco sicuramente, perché i valori sono simili, no? Non dico chi sia più forte, chi più scarso, non mi interessa, però i valori sono simili, quindi tendi, ma è naturale così che avvenga questo, a giocartela più alla pari. Però, ok, va benissimo, però secondo me serve più equilibrio nelle robe, nel senso proporre gioco, fare calcio, ma senza perdere equilibrio e senza perdere distanza. Questa è un po' secondo me la chiave di lettura. Visto che è uno scontro salvezza, ovviamente vogliamo vincere entrambi, sia Venezia che il Cagliari, però noi siamo in una situazione peggiore rispetto al Cagliari, perché se dovessimo perdere noi rimaniamo lì e il Cagliari sale e sarà ancora più difficile poi arrivare ai punti salvezza. Scapperebbe del tutto, Andrebbe a +7 e in quel caso i punti sarebbero veramente troppi, il distacco. Cioè la salvezza a quel punto la vedremo veramente col binocolo, Esatto. Sarebbe una mezza tragedia, siamo onesti. Domani questa partita dobbiamo vederla come una finale per la salvezza, perché effettivamente, vedendo i punti, è quello. E servirà secondo me una prestazione proprio da finale, perché di fatto questo è, come hai detto tu, nel senso, cioè domani più che altre partite, la classifica, siamo a dicembre, la classifica comincia a parlare e se non fai risultato netto domani in uno scontro diretto così importante dopo l'ennesimo, cioè non puoi permetterti di perdere l'ennesimo scontro diretto, comunque non portarla a casa, anche perché un pareggio secondo me domani, per me un pareggio non mi andrebbe bene assolutamente, sarei arrabbiato quasi come una sconfitta, quindi ve lo annuncio, poi dipende dalla dinamica della partita, però comunque non andrebbe bene uguale, ve lo preannuncio. Quindi dobbiamo vincere, siamo obbligati, noi ci crediamo perché siamo in fiducia, secondo me, e credo nella squadra, credo in quello che sta facendo di buon allenatore di qui a 1 o 2 giornate, quindi ci crediamo, dobbiamo crederci tutti. Grazie per essere arrivati fin qui e vi ricordiamo di lasciare un like, di iscrivervi al canale e di condividere il video con altri tifosi del Venezia e non. Grazie ancora a Maurizio Marchesin, che è il primo abbonato ed è entrato nella storia del canale. Se volete entrare anche voi nella storia del canale, abbonatevi anche voi. Grazie per il sostegno che ci date sempre. E sempre Forza Venezia. E sempre Forza Unione. Dai.